Ciao, un saluto e un caloroso benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di un tablet che promette tantissimo a un prezzo quasi ridicolo, il Doogee Tab A9 Plus. Schermo da 11 pollici, tanta RAM e un prezzo che su AliExpress scende a circa 76 euro. La domanda è una sola: stiamo per scoprire l'affare dell'anno o è solo un modo per buttare i soldi? Scopriamolo insieme. Prima di iniziare, un piccolo favore. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi video. Partiamo dalla confezione. Dentro, oltre al tablet, troviamo il cavo USB-C, un caricabatterie da 10 watt e la solita manualistica. Niente di lussuoso, ma c'è l'essenziale. E il tablet? A prima vista è carino, ha un design pulito e quel modulo fotografico sul retro gli dà un tocco un po' più moderno. Certo, è costruito interamente in plastica e se provi a fletterlo, qualche scricchiolio si sente e si notano dei riflessi sul display. Non è un carro armato, ma per il prezzo ci può stare. È disponibile in 3 colori, nero, blu e grigio. E la finitura posteriore, purtroppo, trattiene un po' le ditate. Diamo un'occhiata ai lati. Sul lato superiore troviamo il tasto di accensione e il bilanciere del volume. Sul lato inferiore ci sono i 2 speaker. Sul lato sinistro la porta USB-C, lo slot per micro SD, il microfono e, attenzione, sull'angolo in alto un jack audio da 3,5 mm, una vera manna dal cielo per chi odia gli adattatori. Sul lato destro è completamente pulito. Una cosa importante, niente slot per la SIM. Questo è un tablet solo Wi-Fi, tienilo a mente. Frontalmente abbiamo un display da 11 pollici, con cornici che, per questa fascia di prezzo, non sono affatto male. E parliamo proprio del display. Qui Doogee ha fatto una scelta particolare. Abbiamo un pannello IPS da 11 pollici con refresh rate a 90 Hz, che rende tutto più fluido. Fantastico, no? Beh, non proprio. La risoluzione è solo HD+, ovvero 820x1280 pixel, ed è un vero peccato perché i 90 Hz perdono un po' di senso se l'immagine non è super definita e se le prestazioni offerte dal SoC non sono elevate. Personalmente avrei preferito 60 Hz e un display Full HD. La luminosità non è altissima, ma si difende abbastanza bene anche sotto la luce del sole. C'è anche la certificazione Widevine L1, quindi via libera a Netflix e Prime Video in alta definizione. Ma di nuovo, questa certificazione cozza un po' con la risoluzione non elevatissima del pannello. L'audio è stereo, ma la qualità è appena sufficiente. Quindi, com'è per guardare film e video? Diciamo che è un valido compagno di divano, a patto di non avere pretese da cinema. Sotto il cofano batte un processore Unisoc Tiger T7200, un chip di fascia bassa che fa il suo dovere senza strafare. È accompagnato da 4 GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 20 GB, e 64 GB di memoria interna, che non è velocissima. Tradotto in parole semplici, per l'uso di tutti i giorni, navigare sul web, usare i social, guardare video, il tablet è reattivo e non si blocca. Il software è praticamente un Android 10 stock, pulito e senza fronzoli. E per giocare? Si può fare. Ho provato Call of Duty Mobile, Battle of Warship, FC Mobile e Asphalt Legends. Questi giochi si adattano alle risorse del dispositivo e girano senza grossi problemi. Certo, la fluidità non è al top, bisogna accontentarsi di dettagli bassi e qualche scatto c'è, ma una partita si riesce a fare. Diciamocelo, chi compra questo tablet non lo fa per il gaming, ma per le operazioni di base, e in quello non delude. Passiamo a un tasto dolente per quasi tutti i tablet, il comparto fotografico, e questo Doogee non fa eccezione. Il sensore posteriore da 13 megapixel va bene per scattare una foto a un documento o per qualche scatto senza pretese, ma non aspettarti miracoli. La seconda camera? Pura estetica, è inutile. Il flash LED può aiutare a fotografare un testo al buio, ma non migliorerà le tue foto notturne. La fotocamera frontale da 8 megapixel è sufficiente per le videochiamate, ma i tuoi selfie non saranno da copertina. Ma ora la vera bomba, la batteria da 8580 mAh. L'autonomia è ottima. Con un uso intenso si arriva a fine giornata senza problemi, ma con un uso moderato si possono tranquillamente fare 2 giorni se non di più. Unica pecca, la ricarica è lenta. Con il caricabatterie da 10 watt ci vogliono circa 3 ore per una carica completa. Siamo al dunque.
Questo Doogee Tab A9 Plus è un tablet perfetto? Assolutamente no, ma è un tablet onesto, pensato per chi vuole spendere poco e avere un dispositivo per navigare, leggere, guardare video su Netflix o YouTube e fare videochiamate. Il suo vero punto di forza è il prezzo. Parliamo di circa 90 euro su Amazon e addirittura 76 euro su AliExpress, dove nel pacchetto includono anche cover, tastiera, mouse e penna. A questo prezzo è un'opzione da prendere seriamente in considerazione. Se il prezzo dovesse superare i 100 euro, allora forse inizierei a guardarmi intorno. Ti lascio i link per l'acquisto in descrizione. Se li usi, supporti il canale senza costi extra per te. Ok, il prezzo di questo Doogee è aggressivo, ma aspetta un secondo. E se ti dicessi che puoi spendere ancora meno per un tablet di un brand super conosciuto come Xiaomi? Proprio in questo momento sul gruppo Telegram Il Club degli Sconti trovi un'offerta per un tablet a meno di 70 euro. C'è un piccolo compromesso, il display è un po' più compatto, ma in cambio avrai ben 128 GB di memoria interna. Link e codice sconto lo puoi trovare nel gruppo Telegram, trovi il link per entrare qui sotto in descrizione, non fartelo scappare. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere qui sotto con un commento. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un bel mi piace, condividilo e se non lo hai ancora fatto, iscriviti per non perderti i prossimi video. Grazie per aver guardato questa recensione. Ciao e al prossimo video!